Quando dipingo la luna ho sempre delle tonalità precise in mente e questa volta la volevo fredda, argentata. Ma dopo la prima mano i toni erano più caldi del previsto, così ho fatto la cosa più semplice. Ho aspettato. Il giorno dopo infatti con la tela asciutta ho capito cosa mancava. Una velatura d'argento acciaio. E questo mi ha fatto capire che a volte non serve ricominciare, serve solo attendere e lasciar respirare. Oggi inizieremo questa tela dietro di me di diametro 100 cm. Ho deciso di dipingerla con tonalità grigio fredde e adesso andremo a fare la palette colori insieme e vi farò vedere che la palette andrà da un grigio freddissimo quasi blu fino ad avvicinarci a un argentato, quindi andando a schiarire la palette e andremo a richiamare effettivamente le tonalità della luna. L'effetto finale sarà pazzesco. Il primo strato è sempre un passaggio delicato. Tu immagini una cosa molto precisa e poi stendi il colore e lui ti restituisce qualcosa di leggermente diverso. A questo punto hai due strade: forzarlo subito oppure fermarti, guardarlo davvero e capire cosa sta funzionando e cosa no. Questa fase non serve a risolvere il quadro, serve a dirti da dove stai partendo e se impari ad ascoltarlo ti evita molti problemi dopo. Prima mano di colore finita, sono sincero, non è come la immaginavo, non è abbastanza fredda. Ora lascerò asciugare il colore sulla tela, domani vedremo per quello che è veramente il colore, anche perché l'acrilico asciugandosi tenderà a schiarirsi rispetto a come lo vediamo in questo momento. A tela asciutta andrò a fare una velatura con un colore più freddo, quindi gli diamo la buonanotte. A domani. La velatura è un equilibrio, non copre, non cancella, aggiunge quello che mancava, raffredda ma non toglie la profondità e all'improvviso il quadro prende la giusta direzione. Ho già iniziato i dettagli, come potete vedere da questa porzione dell'opera. I dettagli sono un momento molto intimo e anche essenziale, perché da questo momento in poi farò uscire quella che è l'essenza della luna, facendo risaltare la parte in luce rispetto alle parti che rimarranno in ombra. Quindi quello che farò adesso sarà tirar fuori la luce della luna. È nei dettagli che capisco se il dipinto funziona davvero. A volte basta pochissimo. Un punto luce messo meglio cambia la profondità. Un'ombra più morbida cambia subito l'atmosfera. Osservo molto e mi allontano spesso per capire se la luna ha volume. Ed è qui che capisco se quello che vedo sulla tela inizia a rispecchiarmi. La luna finisce qui, spero che questo viaggio nelle sfumature del grigio freddo vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per seguire tutte le creazioni che andrò a fare. Ci vediamo alla prossima. Ogni quadro ti chiede di scegliere e in quelle scelte, poco alla volta, riconosci il tuo segno ed è proprio lì che prende forma la tua identità.